Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi da me giornata uggiosissima, freddo, pioggia, quasi neve, quindi quale occasione migliore per parlare dei completi che abbiamo utilizzato per il viaggio a Capo Nord. Nel video della settimana scorsa ci siamo lasciati con la recensione della mia giacca Rucca Exegal. Oggi, per par condicio, come promesso, andiamo a parlare della giacca di Sara. Ma la vera novità di questo video è che per la prima volta sarà Sara la protagonista di un video nerd pippone. Forse inizieremo la serie Video Nerd Pipponi alla Carlona. Buongiorno a tutti e ben trovati. Oggi ho rubato la posizione a Francesco. Questo di solito è il suo ambiente, ma lui si trova a 2 metri da me che fa il regista della situazione. Queste sono le caratteristiche, alcune delle caratteristiche tecniche della Rucca Spectria, cioè la giacca che è venuta con me a Capo Nord. Gore-Tex Pro, di cui avrete sentito parlare Francesco la scorsa settimana, ma a differenza sua la mia giacca è stretch, cioè elasticizzata, con rinforzi Armacore. La protezione sulle spalle, sui gomiti e sulla schiena è di primo livello, i livelli sono 2, primo livello di spessore di circa 1 cm, secondo livello di circa 2 cm. La protezione quindi sarà più bassa, ma permetterà alla giacca di essere meno ingombrante rispetto ad una protezione di secondo livello. Inserto removibile 60 grammi Outlast. L'Outlast, come vi ha detto anche Francesco, è un tessuto termoregolatore. Quando il corpo si surriscalda, immagazzina calore, quando il corpo si raffredda, rilascia calore. Questo significa che al variare le condizioni atmosferiche esterne, della temperatura esterna, il corpo mantiene sempre la stessa temperatura. Ce lo avete chiesto, il peso della mia giacca è di circa 2,3 kg, a differenza dei 3,5 kg della Rucca Exegal di Francesco. La vestibilità, e questo è il punto che io ho più amato, è slim, quindi rispetta la linea femminile appunto del corpo di una donna. Il prezzo di listino 899 euro. In questo momento però potrete trovarla a un prezzo più basso proprio perché nel 2022 la Rucca Spectria è stata sostituita col modello Rapturina, che sostituisce l'inserto removibile 60 grammi Outlast con un piumino di 90 grammi. Ecco la giacca, vista frontale e vista posteriore. Partendo dalla parte superiore della giacca, il collo è identico all'Exegal di Francesco, cioè 2 cm di neoprene che aumentano l'altezza e quindi la protezione del colletto dagli agenti esterni, e nella parte posteriore, aprendo questo bottone, un ulteriore collo in Gore-Tex elasticizzato che si infila sotto il casco e quindi ne aumenta ancora di più la protezione da vento, freddo e pioggia. Considerate che noi l'abbiamo aperto all'andata dall'Alta Germania e tornando lo abbiamo tenuto aperto fino a casa, data la nostra grande fortuna meteorologica. La parte anteriore della giacca è pulita. In alto c'è il logo Rucca Gore-Tex Pro, più in basso le caratteristiche tecniche della giacca, Armacore, Stretch e Outlast. La cerniera anteriore è nastrata, quindi impermeabile. Ci sono 2 tasche anteriori, piatte, non a soffietto, anch'esse con la cerniera nastrata, che rendono quindi le 2 tasche water resistant, cioè resistenti all'acqua. Ai lati della giacca ci sono 2 fasce riflettenti 3M che variano di colore a seconda del colore della giacca scelto. Passando alle regolazioni, sulla manica ci sono le regolazioni della circonferenza dell'avambraccio e del braccio tramite questi bottoni, e nella parte posteriore le 2 fasce in velcro. All'interno
troviamo una fascia perimetrale elasticizzata alla quale possono essere ancorati i pantaloni, oppure in alternativa una fascia che può essere fatta passare sotto al cavallo dei pantaloni e può essere ancorata a questo anello. Tema ventilazione: ci sono due zip lunghissime ai lati del busto che si possono aprire sia dall'alto che dal basso, da dove entra aria, e due zip posteriori da cui l'aria fuoriesce. Tutte e quattro le zip sono nastrate, quindi resistenti all'acqua. Essendo la versione femminile dell'Exegal di Francesco, la costruzione del polsino della manica è identica, cioè un lembo di Gore-Tex elasticizzato che fuoriesce dalla manica e che va infilato sotto al guanto. Poi il guanto va infilato all'interno della manica, aiutandosi anche aprendo questa zip, e volendo, per renderlo più aderente, si può regolare anche la fascia in velcro. Voi potrete capire che questo particolare è stato fondamentale per la mia professione di cameraman, perché sollevando il braccio tenendo la GoPro non è mai accaduto che sia entrata né aria fredda né acqua. Per concludere l'analisi della giacca, all'interno troviamo l'inserto removibile 60 grammi Outlast, che appunto può essere rimosso tramite questa zip, e dei bottoni che si trovano su questi lati e alla fine delle maniche. Troviamo due tasche interne che sono resistenti all'acqua proprio perché la giacca è in Gore-Tex, e una tasca sull'inserto removibile. Infine, per rispondere alle domande che avete fatto a Francesco riguardo al lavaggio, prima cosa bisogna guardare le etichette, ma per il 99% dei capi in Gore-Tex il lavaggio deve avvenire a massimo 40 gradi con detersivo liquido delicato non in polvere, no candeggina, no ammorbidente. La centrifuga deve essere massimo a 400-600 giri in modo da non rovinare la membrana in Gore-Tex. Tutte le protezioni vanno rimosse, le zip vanno chiuse e il capo va lavato a rovescio. Ci sono. Vedete ragazzi la mia difficoltà? A me mancava la modella, invece con Sara è tutto molto più facile. Vista posteriore e vista anteriore. Ok, partiamo in moto? Sì. Ma per concludere, andando a sodo, quali sono le tue considerazioni? Dato che è un Pippo nerd, cercherò di essere schematica e riduco tutto a 3 punti. Primo punto: era la mia prima volta in Gore-Tex. Secondo punto: questo è effettivamente l'unico capo in Gore-Tex Pro taglio Lady Stretch che il mercato offre, presente sul mercato. Terzo punto: proprio per le caratteristiche del Gore-Tex ti puoi permettere di indossare questo capo con temperature prossime allo zero, anche se diventa più difficoltoso con temperature che salgono sui 27-28 gradi. Sempre per le caratteristiche del Gore-Tex puoi dimenticarti completamente dell'antipioggia. Conclusioni finali: indossando questo capo puoi dimenticarti completamente delle preoccupazioni che possono provocarti un meteo avverso. Il video nerd pippone finisce qua. Non so se sia stato un video nerd pippone alla Carlona, fateci sapere sotto nei commenti. Speriamo che comunque voi abbiate apprezzato. Come sempre ci vediamo al prossimo video, stavolta con lui. Ciao ragazzi, buon fine settimana. Questa roba si sta dimostrando all'altezza della situazione. In diretta, accensione della Tenerona. Dai. Sempre top, sotto una pioggia battente, destinazione Odda per vedere una fortissima cascata che attraversa la strada. E poi destinazione finale Bergen, dovremmo alloggiare vicino al Bryggen, quindi a tutte quelle casine colorate. Ora, per farvi prendere un po' di pioggia, giro la camera così la prendete anche voi. Oh my God.